Assolutamente. Ecco una versione ampliata del testo, mantenendo lo stile e il tono originale, ma approfondendo ulteriormente la storia di Neslihan Atagul e le implicazioni della sua situazione. Ciao a tutti e benvenuti, o bentornati, sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Spero stiate tutti benissimo e pronti per un nuovo video pieno di informazioni, un po' di gossip, ma soprattutto tanta positività. Oggi, ragazzi, ho preparato un video un po' diverso dal solito. Un video che ho sentito il bisogno di fare perché riguarda una persona che ammiro tantissimo. Un'attrice che penso sia di un talento incredibile e che sta affrontando, purtroppo, un periodo non facile. Parleremo di Neslihan Atagul, l'attrice turca che ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo con la sua bravura e la sua bellezza. Negli ultimi tempi, purtroppo, si sono diffuse delle voci, delle notizie che la riguardano, a volte un po' contrastanti, un po' allarmanti. E ho pensato che fosse importante fare un po' di chiarezza e capire cosa sta succedendo realmente. Parleremo dei suoi recenti problemi di salute, dei drammatici spasmi che l'hanno colpita, delle difficoltà che sta incontrando nel camminare e della fatica che sta affrontando. Insomma, cercheremo di capire cosa c'è di vero e cosa, magari, è solo frutto di speculazioni. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È facilissimo. Basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto, attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video e, ovviamente, lasciare un bel like se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi aiuta a crescere e a continuare a creare contenuti sempre nuovi e interessanti per voi. Quindi, dai, cosa aspettate? Iscrivetevi subito! Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni e i soliti avvisi di servizio, direi che possiamo entrare nel vivo dell'argomento. Come dicevo, Neslihan Atagul è un'attrice turca molto amata e apprezzata. L'abbiamo vista in tantissime serie di successo, come Kara Sevda e Sefirin KZ, per citarne solo alcune, e ha sempre dimostrato un talento incredibile e una versatilità fuori dal comune. È un'attrice che riesce a trasmettere emozioni con una facilità disarmante, che si immedesima perfettamente nei personaggi che interpreta e che, insomma, ci fa sognare. Purtroppo, però, la sua vita non è sempre stata rose e fiori. Negli ultimi anni, Neslihan ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che l'hanno messa a dura prova. Già nel 2021, infatti, aveva dovuto abbandonare la serie Sefirin KZ a causa di una condizione chiamata Leaky Gut Syndrome, o sindrome dell'intestino permeabile, che le causava forti problemi di digestione, affaticamento cronico e difficoltà a dormire. Asterisco approfondimento sulla sindrome dell'intestino permeabile asterisco. La sindrome dell'intestino permeabile, o Leaky Gut Syndrome come viene comunemente chiamata, è una condizione che ha ricevuto molta attenzione negli ultimi anni, anche se non è ancora pienamente riconosciuta come una diagnosi medica convenzionale da tutti i professionisti sanitari. In sostanza, si riferisce a un aumento della permeabilità della parete intestinale, che permette a sostanze come batteri, tossine e particelle di cibo non completamente digerite di passare nel flusso sanguigno. Questo può innescare una risposta infiammatoria nel corpo e contribuire a una serie di sintomi e problemi di salute. Nel caso di Neslihan, i sintomi specifici che ha riportato, forti problemi di digestione, affaticamento cronico e difficoltà a dormire, sono coerenti con quelli spesso associati alla sindrome dell'intestino permeabile. È importante sottolineare che la causa esatta di questa condizione può variare da persona a persona, ma spesso è legata a fattori come una dieta squilibrata, stress cronico, uso eccessivo di farmaci, come antibiotici, infezioni intestinali o altre condizioni mediche sottostanti. In quel periodo, Neslihan aveva rilasciato diverse interviste in cui spiegava quanto fosse difficile per lei lavorare in quelle condizioni, quanto si sentisse stanca e debilitata e quanto fosse dispiaciuta di dover lasciare la serie. Era stata una decisione molto difficile, ma necessaria per prendersi cura della sua salute e per recuperare le energie. Ricordo vividamente le sue parole, la sua voce rotta dalla stanchezza, ma anche dalla determinazione di prendersi cura di sé. Era un momento molto vulnerabile per lei, esposta ai riflettori mentre combatteva una battaglia interna. Dopo un periodo di riposo e di cure, Neslihan era finalmente tornata in forma e aveva ripreso a lavorare con entusiasmo. L'abbiamo vista in nuovi progetti, come la serie Gecenin Ukunda, e sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Purtroppo,
Però, i problemi di salute sono tornati a farsi sentire. Negli ultimi mesi, infatti, si sono diffuse delle voci sempre più insistenti riguardo alle sue condizioni fisiche. Si parlava di forti spasmi muscolari che la bloccavano, di difficoltà a camminare e di una fatica estrema che le impediva di svolgere le normali attività quotidiane. Alcuni tabloid turchi hanno addirittura pubblicato delle foto in cui Neslihan appariva visibilmente provata e sofferente. Devo dire che vedere quelle foto è stato un colpo al cuore. Si percepiva la sua fragilità, la sua lotta silenziosa contro qualcosa di invisibile. Ovviamente, queste notizie hanno destato molta preoccupazione tra i suoi fan, che si sono riversati sui social media per esprimere il loro sostegno e la loro vicinanza all'attrice. In tanti hanno chiesto spiegazioni e informazioni più precise sulle sue condizioni di salute, ma Neslihan, almeno inizialmente, ha preferito mantenere il silenzio. Il silenzio e le speculazioni Il silenzio di Neslihan, sebbene comprensibile, ha aperto un vaso di Pandora di speculazioni. Nell'era dei social media, dove le informazioni e le disinformazioni si diffondono a una velocità incredibile, la mancanza di una comunicazione chiara e tempestiva può portare a scenari immaginari e a teorie del complotto. I fan, preoccupati e desiderosi di sapere come stesse la loro beniamina, hanno iniziato a riempire i forum e le piattaforme social con ipotesi di ogni genere. C'è chi, basandosi sulla sua precedente esperienza con la sindrome dell'intestino permeabile, ha ipotizzato una ricaduta. Altri, notando i suoi problemi motori, hanno pensato a una condizione neurologica. E poi ci sono stati quelli che, spinti dalla paura e dall'ignoranza, hanno addirittura ipotizzato malattie autoimmuni o altre patologie gravi e incurabili. È importante ricordare che, in questi casi, la prudenza è d'obbligo. Non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando della salute di una persona, e che le speculazioni infondate possono causare un danno enorme, sia a livello emotivo che psicologico. Questa sua decisione, comprensibile da un certo punto di vista, ha però alimentato ancora di più le speculazioni e le voci incontrollate. C'è chi parlava di una ricaduta della sindrome dell'intestino permeabile, chi ipotizzava problemi neurologici e chi, addirittura, parlava di una malattia autoimmune. Insomma, un vero e proprio caos informativo che ha contribuito a creare un clima di incertezza e di apprensione. Finalmente, qualche settimana fa, Neslihan ha deciso di rompere il silenzio e di parlare apertamente dei suoi problemi di salute. In un'intervista rilasciata a un'importante rivista turca, l'attrice ha confermato di stare attraversando un periodo difficile, ma ha anche voluto rassicurare i suoi fan dicendo che sta facendo tutto il possibile per recuperare e tornare presto in forma. Neslihan ha spiegato che i forti spasmi muscolari che la colpiscono sono dovuti a una combinazione di fattori, tra cui lo stress, la stanchezza e una predisposizione genetica. Ha anche ammesso di avere difficoltà a camminare a causa di questi spasmi e di sentirsi spesso molto affaticata. Analisi delle cause. Stress, stanchezza e predisposizione genetica *****. Le cause che Neslihan ha indicato, stress, stanchezza e predisposizione genetica, sono tutte plausibili e interconnesse. Lo stress cronico, ad esempio, è noto per avere un impatto significativo sul sistema nervoso e muscolare, causando tensione, spasmi e affaticamento. La stanchezza, a sua volta, può esacerbare gli effetti dello stress e rendere il corpo più vulnerabile a problemi di salute. La predisposizione genetica, infine, suggerisce che Neslihan potrebbe avere una maggiore suscettibilità a sviluppare certe condizioni, come spasmi muscolari o problemi neurologici. È importante sottolineare che la genetica non è un destino, ma piuttosto un fattore di rischio che può essere influenzato da altri elementi, come lo stile di vita, l'alimentazione e l'ambiente. Tuttavia, ha sottolineato che non si tratta di una malattia grave e incurabile e che, con il giusto riposo, le cure adeguate e il supporto dei suoi cari, è fiduciosa di poter superare questo momento difficile e tornare presto a lavorare. Le sue parole trasudavano ottimismo e speranza, un messaggio importante per tutti coloro che stanno affrontando una battaglia simile. Durante l'intervista, Neslihan ha anche voluto ringraziare i suoi fan per il loro affetto e il loro sostegno. Ha detto che i loro messaggi di incoraggiamento le danno la forza di andare avanti e di non arrendersi. Ha anche invitato tutti a non credere alle voci incontrollate e alle speculazioni che circolano sui social media e a fidarsi solo delle informazioni ufficiali che vengono rilasciate da lei.
dal suo staff. Un appello alla responsabilità, soprattutto in un'epoca in cui la disinformazione è un problema serio. Dopo questa intervista, il clima di apprensione si è un po' attenuato e i fan di Neslihan hanno tirato un sospiro di sollievo. Certo, la preoccupazione rimane, ma almeno ora si sa che l'attrice sta affrontando i suoi problemi di salute con Corag. Joe è determinazione e che è fiduciosa di poter tornare presto in forma. Io, personalmente, non posso che augurare a Neslihan tutto il meglio. È un'attrice che ammiro tantissimo e una persona che stimo profondamente. Sono convinta che, con la sua forza di volontà e il suo talento, riuscirà a superare questo momento difficile e a tornare a regalarci emozioni con le sue interpretazioni. Ricordo ancora la prima volta che l'ho vista recitare in Cara Sevda. Sono rimasta subito colpita dalla sua intensità, dalla sua capacità di trasmettere emozioni complesse con uno sguardo, un gesto. È un'artista vera, e il mondo ha bisogno di persone come lei. Asterisco il ruolo dei media e la privacy delle celebrità asterisco. Tutta questa vicenda solleva anche una questione importante: il ruolo dei media e il diritto alla privacy delle celebrità. È giusto che i tabloid pubblichino foto di Neslihan in un momento di vulnerabilità? È etico diffondere voci e speculazioni sulla sua salute senza una conferma ufficiale? Non ci sono risposte semplici a queste domande. Da un lato, le celebrità sono figure pubbliche e, in quanto tali, sono soggette a un maggiore scrutinio da parte dei media. Dall'altro, hanno anche il diritto alla privacy e alla dignità, soprattutto quando si tratta di questioni delicate come la salute. Trovare un equilibrio tra questi due aspetti è una sfida costante per i media e per la società nel suo complesso. È importante che i giornalisti agiscano con responsabilità e che rispettino la privacy delle persone, evitando di diffondere informazioni non verificate o di sensazionalizzare le notizie. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete fan di Neslihan Atagul? Avete seguito le sue serie? Cosa ne pensate dei suoi problemi di salute? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni e i vostri pensieri. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ricapitolando, abbiamo parlato dei recenti problemi di salute di Neslihan Atagul, dei drammatici spasmi che l'hanno colpita, delle difficoltà che sta incontrando nel camminare e della fatica che sta affrontando. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza sulla situazione, riportando le informazioni ufficiali rilasciate dall'attrice e cercando di evitare speculazioni e voci incontrollate. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ho cercato di essere il più precisa e obiettiva possibile, riportando solo le informazioni verificate e cercando di evitare di cadere nel gossip sensazionalistico. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato il mio lavoro e che abbiate trovato le informazioni interessanti e utili. Ora, vi invito a lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e i vostri pensieri sull'argomento. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se avete qualche domanda o curiosità da porre. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a continuare a creare contenuti sempre nuovi e interessanti per voi. Quindi, dai, cosa aspettate? Mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!